che rimposa, queste mi hanno fatto. Cosa fa? Bella Madonna. Allora, questo è un argomento molto importante, soprattutto per le persone che hanno più o meno la mia stessa età e hanno vissuto tutta quanta una vita a lavorare per un'altra generazione, con molto spesso la metà delle competenze e soprattutto per degli stipendi veramente miseri. E quindi molte persone della mia età hanno compreso veramente che volevano vivere delle loro passioni. Se tanto dovevano prendere 1200, se va bene, euro al mese, tanto equivale prenderne un pochino meno ma vivere la vita che ognuno di noi appunto desidera. E quindi è diventato oggi più fondamentale rispetto alle generazioni passate capire come vivere delle proprie passioni, come si fa pragmaticamente a trovare prima di tutto una passione. Sembrerà qualcosa di scontato, vediamo ormai migliaia di persone che ci riescono su Instagram, Facebook, nei social, ma in realtà molte volte non è assolutamente così. Il percorso per poter vivere delle proprie passioni è tutt'altro che semplice e facile perché è un percorso personale, è un percorso di crescita personale e quindi non esistono soluzioni prima di tutto preconfezionate in un sistema così complesso e poi chi ci riesce in realtà sono veramente veramente pochissimi nel breve periodo. Sono persone che riescono a intercettare molto spesso dei flussi di desiderio preesistenti nel mercato e a soddisfarli attraverso i loro prodotti e servizi. Ma l'imprenditore e l'imprenditrice non solo fa questo, l'imprenditore e l'imprenditrice crea dei veri e propri ecosistemi complessi, non cerca soltanto opportunità da cogliere. E quindi in questa, diciamo, in questo video voglio darti proprio 4-5 semplici step da seguire per capire prima di tutto quali sono le tue passioni, perché non tutte quante le persone lo sanno già fin dall'inizio e soprattutto poi come si possono mescolare. Una delle prime strategie più importanti che io ho stesso utilizzato è la strategia del come peggiorare, presa in prestito dalla terapia strategica breve di Nardone Vaslavic, una delle diciamo scuole, filoni di pensiero più importanti esistenti oggi al mondo di psicologia sistemica, veramente bellissime. E diciamo che la prima strategia, come abbiamo detto, è proprio quella del peggiorare, quindi chiedersi come posso volutamente peggiorare, cosa posso fare per peggiorare volutamente la situazione in cui mi trovo o per boicottare volutamente i sogni, i miei sogni. Beh, questa domanda, chiederci questa domanda fa un qualcosa di straordinario. Prima di tutto ci fa vedere le cose da un'altra prospettiva, perché la maggior parte delle persone in realtà sa che cosa non vuole più che sa che cosa vuole e quindi sapere cosa dobbiamo fare per boicottare i nostri sogni è molto più facile che sapere cosa dobbiamo fare per vivere delle nostre passioni, dei nostri sogni. Ci fa vedere le cose proprio da un'altra prospettiva e quindi ci fa focalizzare meglio sul problema, ce le fa vedere proprio anche da fuori, quindi da un altro punto di vista è assolutamente fondamentale. E poi soprattutto grazie a questa domanda possiamo scrivere effettivamente quali sono i motivi per cui, diciamo, quali sono le motivazioni che farebbero in qualche modo distruggere completamente i nostri sogni. E quindi andandole a scrivere capiamo effettivamente cosa dobbiamo assolutamente non fare nella nostra vita se vogliamo raggiungere appunto i nostri sogni. Quindi questa è la prima strategia in assoluto, è una delle più potenti. La seconda strategia è sempre presa in prestito dalla terapia strategica breve, ma l'ho visto che è utilizzata anche da altre parti, che è quella un po' della bacchetta magica. Cosa faresti se ti svegliassi domani mattina con una bacchetta magica e potessi cancellare completamente i problemi che hai, che limitano appunto il raggiungimento di ciò che tu vorresti fare? Questo ci proietta immediatamente in un futuro prossimo, in un futuro in cui possiamo attivamente cambiare le cose. Ci elimina completamente i problemi e quindi possiamo focalizzarci su cosa effettivamente desideriamo. La risposta a questa domanda, che non è ovviamente quali sono i problemi che tu cancelleresti, ma è che cosa tu faresti proprio se tu non avessi nessun impedimento grazie a questa bacchetta magica, cosa faresti nella tua vita? La domanda, la risposta meglio a questa domanda è la tua mission, è il come tu vuoi raggiungere il perché tu fai quello che fai, è lo strumento
grazie al quale tu vuoi raggiungere il tuo obiettivo nell'universo. Devi sapere che ogni sistema complesso ha un obiettivo e una funzione nell'universo, tu sei un sistema complesso e quindi hai anche tu un obiettivo e una funzione. Quindi con queste già due strategie abbiamo la possibilità di focalizzare meglio quali sono i nostri intenti, i nostri obiettivi, cosa ci piace fare, cosa non dovremmo assolutamente fare per boicottarci. In realtà molto spesso quando non abbiamo una risposta abbiamo nella nostra testa anche molte domande, cioè le domande esistono proprio perché non abbiamo una risposta esperienziale che vada a far estinguere la domanda, perché come sappiamo in natura tutto ciò che non serve prima o poi si estingue, quindi anche le domande. In questo caso, quindi molto spesso quando abbiamo una domanda a cui non sappiamo rispondere, come per esempio ma come posso vivere delle mie passioni, perché effettivamente non ci hai mai provato, non ci hai mai provato a trovare attivamente una persona che possa aiutarti, come per esempio facciamo noi anche con la nostra agenzia IFE, aiutiamo proprio le persone a vivere delle loro passioni secondo il modello del Regenerative Business and Blue Economy. Quindi molto spesso una domanda esiste perché non esiste semplicemente una risposta. Il terzo stratagemma è quello dei 5 perché, inventato da Sakishi Toyoda, che è stato il fondatore della Toyota e con cui ha inventato un sistema di problem solving straordinario. Non prendiamo nessuna di esse come delle verità assolute, perché? Perché in un sistema complesso non esistono verità assolute preconfezionate, quindi chi vi dice fate così perché risolverete questi problemi vi sta dicendo una bugia, o è in malafede o vi sta dicendo un qualcosa di cui in realtà non si è ancora reso conto, cioè che la vita, il mondo, noi, la Terra, gli ecosistemi siamo tutti sistemi complessi. Nei sistemi complessi non esiste verità assoluta. La strategia dei 5 perché è molto semplice, basta chiedersi quando abbiamo un problema il perché di quel problema e farlo a cascata. Vi faccio proprio un esempio senza spiegarvela. Mettiamo caso, non so, ho bucato una gomma, quindi chiedermi perché ho bucato una gomma. Ho bucato una gomma perché ho preso un sasso. Perché ho preso un sasso? Perché guidavo distrattamente. Perché guidavo distrattamente? Guidavo distrattamente perché sono stanco, ho lavorato molto questo periodo e quindi non sono molto concentrato sulla guida. Quindi qui abbiamo centrato uno dei problemi. Come vedete, questo sistema di problem solving ti va a finire sempre alla radice del problema. Ovviamente non la dobbiamo prendere come un sistema definitivo, perché? Perché non esiste mai una radice di un problema in un sistema complesso. Molto spesso i, i problemi nei sistemi complessi, essendo complessi essi stessi, derivano da più problematiche intrecciate tra loro, connesse tra loro. Quindi il chiederci in realtà il perché di un problema non ti fa risolvere il problema, però ci permette di capire quali sono i vari problemi, da cosa derivano più problemi. Quindi in realtà questo sistema lo possiamo utilizzare anche per più problemi all'interno di uno stesso sistema complesso. In realtà quello che più o meno esce fuori, questo è un sistema che possiamo adoperare anche con le nostre passioni, quando alla fine esce fuori la risposta perché mi piace è perché sei arrivato esattamente al punto e al nodo della questione, hai trovato il tuo obiettivo. Per esempio, perché Lorenzo aiuti le persone a vivere delle proprie passioni? Aiuta a vivere delle proprie passioni perché sogna un mondo dove le persone siano connesse tra di loro, con se stesse e con la natura, perché noi alla fine siamo natura. Questa per me è un mio obiettivo. Perché vuoi connettere le persone con la natura? Perché mi piace. E quindi quando arrivi a questo punto, quando dici perché mi piace, molto probabilmente è perché semplicemente sei nato, nata per fare questo nell'universo. Io per esempio, uno dei miei grandi perché è quello di creare continuamente diversità e complessità. Il mio scopo nell'universo è proprio quello di creare diversità e complessità. Con queste, diciamo, già 3 strategie puoi già focalizzare molto quali sono le tue passioni e quali sono le cose che non dovresti fare per raggiungere i tuoi obiettivi e soprattutto capire anche il perché, il tuo perché, quali sono i tuoi perché. In realtà molto spesso una cosa che ho notato, il perché in sé per sé non è così tanto importante da sapere per raggiungere degli obiettivi, ma è più importante capire il come, il muoversi. Ci sono persone che hanno una mentalità
fantastica senza sapere il loro obiettivo nell'universo, senza sapere il loro perché, però sono molto focalizzati sul come, sullo strumento che utilizzano, sulle loro passioni. Già focalizzarci sulle nostre passioni ci permette di raggiungere gli obiettivi indipendentemente dal perché noi desideriamo o meno questo obiettivo. E l'importante è andare avanti verso i nostri obiettivi e piano piano, perché no, scoprire anche il perché. Non ci dobbiamo mai dimenticare che appunto noi siamo una delle più grandi strategie della natura, dentro di noi abbiamo già tutto ciò che serve e la natura ci ha già dotato di tutte quante gli strumenti per poter capire chi siamo e in che direzione andare, perché noi siamo semplicemente natura.